Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato ai viaggi e risponde a una domanda che mi è stata fatta diverse volte soprattutto su Instagram. Come fai a visitare così tante città europee e soprattutto i loro musei? Quindi se anche voi siete interessati rimanete e iscrivetevi al canale. Nell'estate del 2017 ho iniziato a pubblicare alcune foto di me, di spalle, davanti a delle opere d'arte in giro per i musei d'Europa. In un mese e mezzo infatti ero on the road e ho visitato Parigi, Monaco di Baviera, Praga, Budapest, Dubrovnik e molte altre città europee. In questo video vi racconto come ho organizzato il mio viaggio e come, innamorata dell'avventura, ho replicato anche l'estate successiva scegliendo nuove mete. Questo video non è sponsorizzato dalla Flixbus, però ho deciso di parlarvi della mia esperienza con l'Interflix perché secondo me è un'esperienza che vale davvero la pena fare. Il mio viaggio on the road è iniziato per caso. Avevo appena trascorso il mio primo mese qui a Londra e stavo decidendo se trascorrere qui anche il resto dell'estate. Così, cercando quali città visitare più facilmente, da Londra appunto, ho scoperto dell'Interflix e ho prenotato senza pensarci due volte. Dovete considerare che l'idea è la stessa dell'Interrail, ma in bus. L'Interflix infatti è un servizio della linea della compagnia Flixbus che permette di acquistare 5 biglietti a 99 euro. Sapevo di avere a disposizione circa 5 settimane, 4-5 settimane, e volevo assolutamente scoprire o alcune volte riscoprire alcune città europee. Ho fatto quindi una lista dei posti che mi sarebbe piaciuto visitare e ho cercato di valutare il miglior percorso nei tempi e nel budget. Ci sono solo un paio di restrizioni che bisogna considerare prima di prenotare. La prima è che si possono prenotare esclusivamente collegamenti diretti, quindi da una città all'altra, senza cambi. E la seconda è che non si può prenotare la stessa tratta sia all'andata che al ritorno. Quindi se si fa Londra-Parigi non si potrà fare poi Parigi-Londra. Il mio viaggio è iniziato a luglio e da Londra come prima tappa ho scelto per l'appunto Parigi. Sapevo già di volerla visitare, ma da qui in poi capire quanto tempo impiegare in ogni città e come organizzare gli spostamenti mi ha richiesto un po' più di pazienza e di energia. Riguardando quindi la lista delle città che volevo visitare, ho deciso di viaggiare sempre di notte, ma di trascorrere almeno 3 giorni in ogni città, in maniera tale da avere un po' di stacco tra una notte e l'altra sul bus. Quindi ho trascorso una notte in viaggio, per spostarmi appunto da una città all'altra, e circa 2 notti in albergo, Airbnb o ostello, dipendeva dalla situazione. I giorni a Parigi sono stati fantastici e mi hanno dato l'energia per proseguire con la seconda tappa, Monaco di Baviera. Questa è stata l'unica tappa in cui ho trascorso un solo giorno e in cui ho organizzato in maniera tale da essere lì la prima domenica del mese. Questo mi ha dato la possibilità di entrare nei musei al costo di €1, quindi praticamente gratis. Al tempo stesso però mi ha costretto a trascorrere 2 notti consecutive in bus ed è stata l'unica volta. Infatti, se dovessi tornare indietro, sinceramente non lo consiglierei. La terza tappa, la successiva, è stata Praga. Arrivata a Praga per 4 giorni ho deciso di girare la città, ma di approfittarne anche per riposarmi. Alcuni posti come la Casa Danzante o la Città Vecchia sono stati inseriti naturalmente nel percorso e mi hanno dato la possibilità di riscoprire una città che amo, appunto per l'atmosfera unica che vi si respira e che secondo me non può essere confusa con nessun'altra capitale europea. A proposito di Praga, per riuscire a stare nel budget, un consiglio che vi do è quello di scegliere un mix fra città un po' più care e città con costi più bassi. Per questo la tappa successiva da Praga per me è stata Budapest. In questo caso il viaggio in bus è stato davvero breve e sono arrivata pronta per un giro tra Parlamento, Castello e Isola Margherita. Essendo estate, un altro must nell'organizzazione del mio viaggio è stato il mare, che per me non poteva mancare. Quindi da Budapest la tappa successiva, con una tratta diretta, è stata Dubrovnik in Croazia, a sud della Croazia. E questo, al contrario del precedente, è stato uno degli spostamenti più lunghi. Infatti è durato circa dalle 4 del pomeriggio fino alle 5-6 del mattino. Però mi ha permesso di mettere da parte le felpe e indossare il costume e quindi ha reso questo momento del viaggio uno dei più belli. Essendo Dubrovnik la mia quinta tappa, ho utilizzato così i miei 5 biglietti a 99 euro, ma sapevo fin dall'inizio che sarei dovuta tornare a Londra, quindi ho deciso di attraversare la Croazia con i mezzi locali, passando anche da Zara, Sebenico e Spalato per arrivare fino in Italia, a Trieste, e da lì ripartire con altri 5 biglietti a 99 euro.
per un totale quindi di 200 euro circa. Era l'estate del 2017, quindi l'anno della Biennale d'Arte, e trascorsi un paio di giorni a Trieste tra San Giusto e il Molo Audace, la mia tappa successiva è stata a Venezia, soltanto per un giorno però. Giusto il tempo di godere un po' della città che in quel periodo è ricca di opere d'arte. Questo secondo me è ciò che rende l'Interflix un po' come l'Interrail, la vacanza ideale per chi ama spostarsi. Dà infatti la flessibilità di girare scegliendo la destinazione e potendosi addormentare a Venezia e risvegliarsi a Barcellona, come è successo a me. La mia tappa successiva infatti è stata a Barcellona, dove non sono mancati naturalmente i Picasso, i Miró, i giri sulla Rambla e il Barrio Gotico. Purtroppo è stata anche l'ultima tappa con il sole e il mare, perché poi siamo ritornati a Parigi per 2 giorni, appunto perché non si può scegliere di fare sempre la stessa tratta, e il viaggio si è concluso dopo con 2 città ricche di musei. Da Parigi ci siamo spostati a Berlino, che in quel periodo era calda ma un po' nuvolosa, con un museum quarter spettacolare, stupendo, e da lì ad Amsterdam, facendo lo slalom tra le biciclette e i tulipani, però con la possibilità di vedere degli splendidi capolavori come quelli di Van Gogh. Da Amsterdam sono rientrata a Londra e dopo 5 settimane on the road è stato un po' traumatico riuscire a rientrare nei ritmi quotidiani, però l'esperienza mi è piaciuta così tanto che l'anno successivo, nonostante il lavoro, ho deciso di prenotare per 2 settimane. Questa volta, quindi nell'estate del 2018, ho fatto un giro di Spagna e Portogallo, sempre utilizzando l'Interflix. Siamo partiti da Londra, passati da Parigi, per poi andare a Madrid, Lisbona, Porto e Bilbao. Sinceramente per quest'estate ancora non ho deciso se rifaremo questa esperienza, però il vantaggio è che acquistando 5 biglietti a 99 euro bisogna soltanto aspettare i tempi dell'attivazione e quindi anche organizzare qualcosa senza largo anticipo un po' all'ultimo minuto è davvero semplicissimo. Per prenotare si può visitare il sito dell'Interflix, lo troverete qui nel box in descrizione, acquistare uno o più pacchetti in base alle proprie esigenze, ad esempio io ne ho acquistati 2 nel 2017 e uno nel 2018, e attendere l'attivazione dei 5 coupon che ti verranno inviati via email. Una volta attivati si può mettere nel carrello qualsiasi bus, sempre rispettando i criteri di cui ti dicevo all'inizio, e al momento del checkout inserire il proprio codice sconto e a quel punto la somma viene immediatamente azzerata e il posto a sedere è prenotato. Da questo momento in poi, con i 5 biglietti in mano, bisogna soltanto trovare l'albergo, l'Airbnb o l'ostello in cui dormire. Spero che il racconto di questo mio viaggio vi sia piaciuto. A me ha fatto venire voglia di ripartire on the road. Capisco che non sia una vacanza che può entusiasmare chiunque, però secondo me ha tanti vantaggi e soprattutto apre alla possibilità di visitare tante città diverse in poche settimane e appunto addormentarsi in una città e risvegliarsi in un'altra. Grazie mille della compagnia e alla prossima! Se volete rimanere aggiornati su quello che accade da queste parti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!